Dal Vangelo secondo Marco. Gesù, nel suo insegnamento, diceva ai discepoli: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò 2 monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Una buona domenica a tutti, sorelle e fratelli. Abbiamo lungo quest'anno liturgico ascoltato il Vangelo secondo Marco. Siamo arrivati alla fine del viaggio che ci viene presentato da questo evangelista. Gesù si è mosso dalla Galilea ed è arrivato a Gerusalemme. È l'ultima settimana della vita pubblica di Gesù e non appena giunto a Gerusalemme ci sono state una serie di controversie che Gesù ha avuto con i farisei, con i sadducei, con gli erodiani. Quella che ci viene presentata nel brano evangelico di oggi è la settima, l'ultima, e è l'attacco di Gesù contro gli scribi. Quest'ultima settimana davvero Gesù ha discusso un po' con tutti. Il linguaggio che impiega in questa controversia non è quello usuale, quello che Gesù impiega di solito. Per attaccare gli scribi ricorre all'ironia, alla satira, li prende in giro, quindi questo rivela che lui è molto preoccupato che il comportamento di queste persone si possa infiltrare anche nella comunità dei suoi discepoli. Ricorre all'ironia perché si tratta di un pericolo che è subdolo, è ben camuffato e dobbiamo saperlo riconoscere perché la gente semplice può anche pensare che certe forme di ossequi siano addirittura una manifestazione di amore a Dio, di attaccamento alla religione. Pensiamo per esempio quando sentiamo dire incontro un prete, un vescovo, un cardinale, papa, ci vuole maggior rispetto. Non è vero. Il rispetto deve essere massimo per ogni persona. Non c'è il più e il meno. Per quale ragione? Il Papa deve essere più rispettato di un altro, un povero Cristo che magari si trova a passare la vita sotto i ponti. È un figlio di Dio, quindi il rispetto deve essere massimo per tutti. Perché ci deve essere un maggiore e minor rispetto? Va individuato questo atteggiamento, questo comportamento, perché bisogna sapersi cautellare. Noi siamo forse indotti a pensare che si tratti di un aspetto marginale della vita cristiana, qualcosa di trascurabile. Insomma, si dice non prendiamocela poi troppo, se nella comunità cristiana qualcuno ci tiene ai titoli onorifici, agli inchini, ai baciamani, se ci tiene a sfoggiare un abbigliamento con il quale poi riesce a distinguersi, a mettersi in vista, non sono cose importanti, lasciamo perdere.
Gesù invece inizia questo brano evangelico, che è poi questa controversia con gli scribi, con una raccomandazione accurata che fa ai discepoli e quindi la rivolge a tutti noi. Fate attenzione, state in guardia, perché dietro questi comportamenti si nasconde un'insidia seria che tocca il centro del messaggio cristiano, che non è il mettersi in vista, ma il nascondersi. Non è il mettersi in primo piano, ma all'ultimo posto. Quindi qui si gioca la scelta di essere discepoli oppure no. È per questo che Gesù è molto preoccupato, perché questi comportamenti sono subdoli e possono ingannare. E Gesù vuole aprirci gli occhi. Chi erano questi scribi? 2 parole. Originariamente in tutti i popoli dell'antico Medio Oriente c'erano gli scribi che stendevano i documenti di ogni genere a corte dei faraoni o degli imperatori o dei sovrani. C'erano questi scribi e anche in Israele c'erano gli scribi che dopo l'esilio di Babilonia, quindi quando gli israeliti sono tornati dall'esilio di Babilonia, questi scribi hanno assunto un'importanza enorme. Perché? Perché proprio a Babilonia era stata composta la Torah dai sacerdoti deportati. Quando sono tornati da Babilonia sono giunti con quello che è il testo biblico che noi abbiamo in mano adesso, i 5 libri della Torah. Gli scribi erano diventati gli interpreti ufficiali di questi testi sacri. E siccome conoscevano la legge, erano coloro che pronunciavano poi le sentenze nei tribunali. La loro parola equivaleva alla parola di Dio, perché solo loro la conoscevano, l'avevano studiata davvero bene. Torah era la legge fondamentale e gli scribi entravano in tutte le cause giudiziarie per pronunciare l'interpretazione autentica della parola di Dio. Nel libro del Siraci, nel capitolo 38, c'è una pagina intera di elogio dell'attività dello scriba. Lo scriba si applica a meditare la Torah dell'Altissimo, è onorato fra i grandi, è stimato da tutti gli uomini. Gesù non è che non apprezzi lo studio della Torah e l'interpretazione della Torah, stando attenti naturalmente che sia l'interpretazione corretta. Ma c'è un atteggiamento in questi scribi che preoccupa Gesù, e lo preoccupa perché potrebbe poi entrare anche fra i suoi discepoli. Inizia Gesù dicendo guardatevi, in greco, blepete, che è un imperativo presente. E allora il significato è molto forte, perché vuol dire continuate a vigilare, state bene attenti, aprite gli occhi, perché questa categoria di persone che studia la Bibbia, ma assume anche degli atteggiamenti, dei comportamenti che sono pericolosi. E li elenca. Quindi li possiamo identificare bene, questi comportamenti che non devono assolutamente ripetersi, perché Gesù è preoccupato che entrino nella comunità dei suoi discepoli. Primo atteggiamento che infastidisce Gesù: amano passeggiare in lunghe vesti. Persone che non vogliono vestire come gli altri. Per Gesù questa è una farsa. Quando queste persone vogliono mettersi in vista, far vedere che sono al di sopra della gente comune e quindi si mettono un abito religioso che li distingua dagli altri e passeggiano con questi abiti proprio per mettersi in vista, per far capire che non vogliono essere confusi con il popolo, con la gente ignorante, questo a Gesù non piace. Sullo sfondo voi avete visto comparire il sommo sacerdote attorniato da ammiratori, perché quando il sommo sacerdote si presentava con i paludamenti con i quali poi entrava nel santuario, tutta la gente rimaneva incantata
Si diceva che il popolo, quando vedeva il sommo sacerdote vestito con questi paludamenti, era convinto addirittura che lui fosse il rappresentante di Dio sulla terra. Ve lo mostro nei dettagli questo paludamento, che era conservato addirittura nella Torre Antonia, proprio perché quando il sommo sacerdote se lo metteva, poi attraversava la spianata del Tempio, si presentava nel santuario in modo da essere poi contemplato da tutti. Era addirittura il rappresentante di Dio che erano convinti di vedere. Vedete come era vestito? C'era il pettorale che vi viene illuminato e in questo pettorale erano incastonate 12 pietre preziose sui quali c'erano scritti i nomi delle 12 tribù. Quindi quando passava, quelle pietre preziose si illuminavano quando il sole brillava. Poi vedete il grembiule, il famoso efod. In fondo alla veste poi c'erano dei campanellini che poi li vedete qui nel dettaglio, perché quando lui camminava questi campanellini dovevano suonare per chiamare l'attenzione della gente che il rappresentante di Dio in terra stava passando. Uno di questi campanellini è stato trovato nel canale di scarico delle acque piovane che scendeva proprio dal Tempio e arrivava giù alla piscina di Siloe. Come sia finito lì non sappiamo, ma quello che è certo è che durante l'assedio di Gerusalemme, quando c'è stato poi l'assalto delle truppe romane nel 70, le truppe di Tito, molte persone, ce lo dice Giuseppe Flavio, molte persone della città si sono rifugiate proprio nei cunicoli sotterranei della città di Gerusalemme. Viene proprio l'idea che anche il sommo sacerdote forse abbia dovuto fuggire in questi cunicoli e abbia perso uno di questi campanellini che servivano proprio per richiamare l'attenzione del popolo. E poi soprattutto il diadema che il sacerdote poneva sul capo, su quel diadema in ebraico c'è scritto Kadosh le Adonai, e che significa il santo di Dio. Bene, la casta sacerdotale ci teneva, e anche gli scribi, in tono minore, ma anche loro ci tenevano a presentarsi paludati. E l'uomo, l'espressione che abbiamo sentito tante volte, l'uomo manichino, e sotto non c'è niente. Ma il paludamento dà un'apparenza che è incantevole. E non è soltanto il vestito esteriore, la divisa, che spesso copre il manichino, ma anche i titoli onorifici possono coprire dei manichini, possono venire esibiti per coprire una pochezza di uomo che c'è sotto. Bene, gli scribi ci tenevano anche loro ad andare con una divisa, perché la divisa svolge sempre un ruolo fondamentale in questi spettacoli, in queste commedie. Ci interessa adesso sapere cosa ne pensava Gesù di questa ostentazione di vanità. Noi forse pensiamo che non dobbiamo far caso a queste cose, invece Gesù è molto preoccupato, quindi dobbiamo dare retta a lui. Se è preoccupato vuol dire che c'è motivo. Dice: guardatevi, non guardateli, perché loro cercano proprio i vostri sguardi, vogliono mettersi in mostra, farsi vedere, farsi notare. Se voi li state a contemplare, è esattamente quello che cercano. Se voi continuate a contemplarli, la commedia continua, questa farsa religiosa. Se invece gli spettatori cominciano a mancare, i commedianti devono interrompere la recita, quindi non guardateli, così si stancano di fare teatro. Gesù è preoccupato, guardatevi. Seconda cosa, dopo i paludamenti che coprono il manichino tante volte, vogliono ricevere i saluti nelle piazze. Cosa intendeva?
e con questi saluti nelle piazze, erano gli ossequi, gli inchini, le riverenze, i baciamani e 1000 riguardi che la gente aveva nei confronti di queste persone. Cedevano il passo quando li incontravano per strada, al mercato erano serviti meglio, quando venivano riconosciuti, se si presentavano con la divisa, e poi prima degli altri, cioè non facevano la fila, e poi non potevano essere salutati con un semplice shalom, c'era tutto un rituale da osservare. Quando non ricevevano queste attenzioni di deferenza, si indignavano. Poi volevano i primi seggi nelle sinagoghe, e qui vi ho messo una mia fotografia giù nella sinagoga di Cafarno. Mi sono proprio seduto per mostrare a coloro che stavo accompagnando in questo viaggio studio là in Israele, mi sono seduto al primo posto della sinagoga di Cafarno. Non è la sinagoga del tempo di Gesù, ma quella del tempo di Gesù era sotto, questa che è stata costruita nel IV secolo. Vi mostro come nel primo posto della sinagoga uno poteva appoggiare il braccio destro e quindi rivolgersi verso l'assemblea. Chi è che veniva posto in quel luogo? Se passava un grande rabbino, è chiaro che veniva invitato a sedersi al primo posto nella sinagoga, oppure anche colui che aveva fatto un'offerta un po' sostanziosa per i poveri. Il capo della sinagoga al sabato lo invitava a sedersi là dove sono seduto io, un po' stravaccato, ma pazienza. Poi i primi posti nei banchetti, anche queste persone. Insomma, è molto ironico Gesù. Primo posto nei banchetti era quello accanto al padrone di casa, dove si veniva serviti per primi e poi anche meglio degli altri. Gesù riteneva tutto questo una commedia ridicola e non la sopportava perché era allergico a tutte le divise, perché, come suggerisce l'etimologia, le divise derivano dal verbo dividere, dividono, separano, creano una casta di persone che vogliono essere superiori agli altri. E non è una cosa secondaria, perché Gesù non vuole che i suoi discepoli si mettano in alto o si mettano in vista, ma che si nascondano, che non si facciano vedere nei servizi di amore, non nel dominio, nell'imporsi agli altri, nel mettersi in alto, no. Il discepolo deve mettersi in basso e quindi queste cose, questi comportamenti Gesù non li sopportava. Non voleva che venisse assecondata la fatuità di questa gente vanesia, che non è un peccato veniale questo. Adesso vengono poi anche peccati ancora più gravi. Persone che divorano le case delle vedove. Questo è molto serio. Perché? Perché le vedove, come gli orfani, gli stranieri, erano le persone difese da Dio stesso, che è padre degli orfani, difensore delle vedove. Cosa facevano questi scribi? Probabilmente si approfittavano dell'ingenuità o del bisogno di queste persone, di queste donne semplici indifese, e o carpivano delle elemosine oppure esigevano delle parcelle esorbitanti quando dovevano dare i loro consigli legali. Oppure si proponevano anche come tutori di queste vedove, che si appropriavano poi dei loro beni. E poi aggiunge subito Gesù, e pregano anche a lungo per farsi notare. Questo è brutto. Persone che sfruttano addirittura la povera gente e poi si mettono a pregare. Questo è proprio il colmo dell'ipocrisia. Recitano una commedia, si esibiscono in pratiche religiose impeccabili, danno prova di grande pietà in modo da convincere tutti che anche Dio sta dalla loro parte. È molto duro Gesù con questi comportamenti, vuol dire che è estremamente preoccupato. Difatti aggiunge proprio concludendo, riceveranno una condanna più grave. È l'unica volta che Gesù condanna qualcuno e non si tratta di un peccatore che nella vita ha fatto degli errori. Si tratta di gente per bene, della casta religiosa che ha il potere. E non ci meravigliamo che una settimana dopo, anzi qualche giorno dopo, abbiano cercato di disfarsi di questa persona che buttava all'aria
tutti quelli che erano i criteri della grandezza ritenuta da tutti in questo mondo. Gesù sta non cambiando qualcosa, sta capovolgendo i valori. Poi, seconda parte del brano adesso. Se questa era la parte buia, oscura, adesso viene la parte bella con cui si conclude il brano evangelico. Viene messo in scena una vedova, una donna. Gesù si siede di fronte al tesoro. C'erano varie sale nel Tempio nelle quali venivano immagazzinati i doni votivi. E i templi nell'antichità avevano anche la funzione di banche. Anche il Tempio di Gerusalemme, ci dice il secondo libro dei Maccabei, al capitolo 3, che il tesoro del Tempio di Gerusalemme era colmo di ricchezze immense, tanto che l'ammontare delle somme era incalcolabile. Quando il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto, il prezzo dell'oro in tutta la provincia di Siria è crollato metà prezzo, proprio perché c'era un tesoro immenso nel Tempio. Gesù si siede di fronte a questo tesoro, si trova nell'atrio delle donne. L'atrio delle donne che vi viene indicato sullo sfondo, presentato sullo sfondo. In questo atrio delle donne, poi le donne non potevano entrare nella parte riservata agli uomini, quella che si trovava proprio di fronte al santuario, e lungo le pareti di questo atrio delle donne c'erano 13 cassette con la scritta dell'obiettivo dell'offerta. Si chiamavano shofarot. Shofar è tromba, corno, e difatti avevano proprio la forma della tromba ed erano di bronzo, per cui quando si buttavano dentro le monete risuonavano. E Gesù dice: non fate suonare la tromba quando fate l'offerta. Questi 13 shofarot, 12 avevano l'indicazione dell'obiettivo dell'offerta, che poteva essere per il sale, per la legna, per l'agnello, gli oli, gli incensi. La 13ª di queste cassette non aveva l'indicazione, era per le offerte libere. E lì, nelle 12 in cui era indicata l'offerta, le persone non buttavano il denaro direttamente, lo consegnavano a un sacerdote o a un levita, il quale le gettava nell'apposita cassetta. Vuol dire che Gesù sta osservando una vedova la quale va a porre la moneta dentro la 13ª di queste cassette, nascosta, senza farsi vedere nemmeno dal sacerdote, perché è chiaro, quando si andava da un sacerdote, se l'offerta era abbondante, ti guardava con compiacimento. La vedova no, non va lì, nemmeno il sacerdote la vede, la va a depositare da sola nella 13ª di queste cassette. Gesù osservava la gente, la folla che gettava le monete nel tesoro, e i ricchi ne gettavano molte e facevano suonare lo shofar, la tromba. Viene la vedova povera. Notiamo le caratteristiche. È vedova ed è povera, indifesa perché non c'è un marito che la protegge, è Dio che protegge la vedova, ed è povera. Non ha nemmeno il necessario per vivere. E notiamo che questa persona che entra in scena non ha alcuna divisa. Noteremo adesso le diversità, le differenze fra un comportamento che ha indignato, che ha irritato Gesù, e invece questa figura stupenda di una donna povera che entra nel Tempio per offrire, lo vedremo, non una piccola offerta, ma tutta la sua vita. E non indossa alcuna divisa e non compie nemmeno una pratica religiosa. Non si dice che prega, che si inginocchia, no. Aggiungiamo anche, non è neppure cristiana. È solo vedova, è solo povera. Cosa fa questa donna? Getta 2 spiccioli. Il termine ebraico è shteperutot, il perutta,
Peruttà era la moneta ebraica di rame, la vedete, ce n'è un bel gruzzolo qui sullo sfondo. Queste peruttode sono state trovate in una quantità enorme. Per quale ragione? Erano monete di rame che avevano corso solo nel Tempio, non valevano niente nei mercati, però per fare l'offerta nel Tempio bisognava adoperare queste monete che non avevano l'effigie dell'imperatore, quindi c'erano i cambiavalute ai quali venivano consegnati i denari validi nel mercato di Gerusalemme, le monete accettate in tutto l'impero romano, ma nel Tempio si poteva fare l'offerta solo con queste perutote. Come mai ne hanno trovate tantissime di queste perutote? Perché non valevano niente. Non valevano niente e quando cadevano per terra le lasciavano lì, non venivano raccolte. Per questo ce ne sono tante, attorno alla spianata del Tempio ne hanno trovato parecchie. Marco spiega anche, siccome scrive per i Romani, spiega quanto valevano queste due perutote. Dice che valevano come un quadrante, vedete il fronte e il retro del quadrante romano. Il quadrante romano era la moneta del valore più basso che era in uso a Roma, con essa, con un quadrante si poteva comprare un etto di pane, ma secondo me Marco esagera nel dire che valevano un quadrante, due perutote, non si comperava un etto di pane con due perutote. Povera questa vedova. Cosa fa Gesù? Chiama i discepoli, vedi? Ha bisogno che osservino la vera grandezza, non quella delle apparenze, quella dei manichini, ma ciò che conta, la grandezza che vale davanti a Dio. E dice ai discepoli, vi assicuro, adopera addirittura l'espressione in verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Dunque, anzitutto notiamo i dettagli. Questa vedova non richiama l'attenzione di nessuno. Quelli che andavano paludati era proprio perché volevano farsi notare, mettere in vista, facevano le offerte in modo da fare risuonare gli shofarot. La donna non richiama l'attenzione di nessuno. Ecco la vera discepola. Non si fa notare il vero discepolo. E questa donna non ha nemmeno conosciuto Gesù, non è battezzata, non ha ascoltato gli insegnamenti di Gesù. Non ha risposto a una vocazione come è successo con i discepoli, eppure è una vera discepola, mossa dallo Spirito di Cristo, perché si comporta in modo evangelico, proprio come Gesù vuole che si comportino i suoi discepoli. Prima cosa, sono persone che non si fanno notare, non si mettono in vista, non vogliono mostrarsi superiori agli altri. E Gesù dà la spiegazione. Tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece nella sua povertà vi ha messo tutto quello che aveva. La traduzione dice quanto aveva per vivere, ma il testo greco dice ebalen holon ton bionautes, che vuol dire ha gettato dentro tutta la sua vita. L'amore deve essere totale. Se uscendo di chiesa noi chiedessimo alle persone che hanno partecipato alla celebrazione, all'offertorio, che offerta hai messo dentro, ci guarderebbe un po' di traverso. Può aver messo dentro anche una elemosina consistente. Non basta per essere discepolo. Per essere discepolo bisogna essere come questa vedova che ha buttato dentro tutta la sua vita, perché il discepolo non è colui che dà qualcosa, ma colui che non si mette in vista, ma pone tutta la sua vita in offerta al disegno di Dio, che è quello dell'amore al fratello. Non consegna a Dio qualcosa, consegna tutta la sua vita. Chi esce dalla celebrazione eucaristica dovrebbe dire: io quando mi sono accostato al banchetto eucaristico ho unito la mia vita a quella di Cristo e quindi la mia vita è tutta un dono di amore ai fratelli.
pur non avendo letto nessuna pagina del Vangelo. Questa donna è docile all'impulso dello Spirito e ha una vita realmente evangelica. Non è la prima volta che nel Vangelo di Marco compare una donna. E quando compaiono delle donne nel Vangelo secondo Marco sono delle figure stupende, sono figure del vero autentico discepolo. Gesù le guarda sempre con simpatia, con ammirazione. Notiamo la differenza, il contrasto che c'è fra la prima parte di questo brano evangelico e quello che stiamo meditando adesso sulla figura di questa donna. Ma le voglio richiamare queste donne che compaiono nel Vangelo di Marco. La prima, lo ricordiamo, la suocera di Pietro. Cos'è che la caratterizza questa donna? Che quando è stata toccata dalla mano di Gesù, quindi quando è stata toccata dal Maestro, è proprio l'immagine del discepolo che viene toccato dal Vangelo di Cristo, che cosa fa questa donna? Diviene serva, li serviva. Prima donna che compare. La seconda era quella che è affetta da emorragia e Gesù dice a questa donna che ha toccato il suo mantello: figlia, la tua fede ti ha salvata. È un modello di fede. La prima, la suocera di Pietro, un modello di amore, servizio al fratello. Questa seconda è una donna che ha mostrato tutta la sua fede, cioè ha toccato la persona di Gesù, che per noi significa toccare il Vangelo con fede. E quando tocchiamo il Vangelo con fede noi non perdiamo più la nostra vita. Perdere sangue vuol dire perdere vita. Quando si tocca il Vangelo, se prima stavamo perdendo vita, non la perdiamo più. Toccarlo in modo da lasciarsi coinvolgere nella proposta d'uomo che fa Gesù. Terza donna, la Sirofenicia, quella donna che è un modello di fede, tanto da stupire Gesù: donna, davvero grande è la tua fede. E poi c'è la quarta donna, è la vedova del Vangelo di oggi. C'è un'altra donna che compare al capitolo 14 di Marco, quella che versa olio profumato di nardo genuino di un valore enorme. Lo versa sul capo di Gesù. È il simbolo dell'amore che non bada al risparmio, dona tutto. Sono 5 donne. 2 sono presentate come modelli di fede, quella che perdeva sangue e la Sirofenicia. Le altre 3 sono modelli di amore. Il discepolo è colui che dà l'adesione di fede a Cristo, si fida di Lui e mette in gioco totalmente la propria vita. Illustrano queste donne con la loro vita come deve essere il discepolo. Di fronte alla grandezza degli uomini che è presentata nella prima parte del brano evangelico di oggi dai rabbini che gonfiano il petto per mostrare la loro grandezza, c'è la piccolezza di queste 5 donne. 2 modelli di fede, notiamoli il dettaglio. Parlano tutte e 2 perché se devono dichiarare e professare la loro fede devono parlare. Le altre 3, che sono modelli di amore, di dedizione, di generosità totale, non dicono una parola, sono silenziose perché il servizio del vero discepolo va fatto senza clamore, senza mettersi in vista. È bello. 5 donne che compaiono nel Vangelo secondo Marco descrivono e ci presentano l'immagine del discepolo autentico, colui che professa la fede in Cristo
poi mette in gioco tutta la sua vita per amore, senza mettersi in vista. Nel nascondimento dona totalmente la propria vita. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.